Siamo sempre soli. Siamo sempre soli. Inizia la partita, siamo noi con la nostra squadra e la squadra avversaria. E i tifosi che sono dietro. Deve avere una mentalità abbastanza cattiva per essere un portiere. Non sono matto, ma un po' matto. Deve essere un po' matto. Sono delle parole molto importanti per me. Avere fede, disciplina nel lavoro, la pazienza e l'umiltà. Quando mettiamo tutti insieme possiamo ottenere dei risultati molto belli. Disciplina è avere la rigueur, avere un modo di procedere, di tenere, di non mollare niente, perché quando crediamo, quando abbiamo rigore, possiamo anche essere molto bravi, forti, mai mollare nelle tempeste, quando piove, quando vai un po' giù, e questi momenti. Umiltà, perché dopo alla fine quando hai tutto questo puoi dimenticare da dove vieni, puoi dimenticare che tutti i sacrifici che hai fatto per arrivare qua. Quindi devi avere sempre umiltà tutta la tua vita, che sei numero 1 o numero 100, devi sempre avere rispetto. So che se sono qua, sono capitano, sono arrivato a questo livello, sono qui dove sono oggi perché ho vissuto tutto questo qua. Nel mio passato ho vissuto tanti portieri che avevano più talento di me, ma non la stessa testa, determinazione. Ho avuto tante sfide, sia nella vita privata, nel calcio, che mi hanno dato questa energia, questa forza di testa dura, che ho fatto la differenza tra gli altri che avevano più talenti e me che aveva più determinazione. Questa, ci arrivo! Oh! Questa qui! Ancora una! Ancora una! Ho avuto un percorso non facile, ma a casa mia hanno fatto tutto quello che potevano per darmi il migliore. So che mia mamma ha lottato tanto, ha lavorato tanto su me, anche su fratelli e sorelle, ha fatto tanto. 5 per una camera, una piccola casa, e questi qua sono delle cose che sai, non puoi dimenticare. Anche quando cresci, arrivi e vinci meglio la tua vita, ma questi ricordi qua non va mai via. Quindi devi tenerlo dentro, non fare il poverino, sai, quello che è vittima. No, affrontare le cose con personalità. Non è obbligatorio di sedermi e di parlare di quello che ho vissuto prima, ma il ragazzo che lei ha educato è diventato un uomo che ha lasciato tutti i problemi che ho potuto dare a lei. Lo dirà mai davanti alle telecamere perché è ancora più riservata di me, e penso che lei è felice di me. Prima di tutto io devo dare esempio a cercare sempre di essere il migliore possibile nel mio lavoro, nell'atteggiamento. A volte sai come vanno le partite, pensi che possiamo dire delle sbagliate, fare delle cazzate, ma perché questa è la pressione della partita, l'entusiasmo, tutto questo. Essere capitano è responsabilità. Sono orgoglioso di essere capitano perché è un solo giocatore su un gruppo di 20-30. Sei quello che molla mai, non giocare un ruolo, essere
te stesso, devi essere un esempio. La cosa importante, quando giochiamo di qua, adesso di qua abbiamo Regane, c'hai l'Inter. Ok, quindi dagli coraggio e fiducia. È quello che cerco di fare ogni giorno, ogni momento, senza abusare della fascia o dello status. Sì, mi hanno dato la fascia del capitano e per una cosa, per chi sono. Tutto quello che succede andiamo sempre avanti fino alla fine, fino che l'arbitro fischia. Siamo insieme raga, andiamo! 11 insieme con la panchina, andiamo ragazzi! Capitano, leader, non diventi. O nasce con quella roba dentro, questa mentalità, questo senso di responsabilità, di non avere paura di tutto, e sai, peso, risultato, peso della vita, peso anche a casa tua di prendere responsabilità. Puoi imparare, ma sarà mai come quello che nasce con questo qua dentro. Prima nel passato ho sempre detto delle mister che ho anche avuto in giovanile, settore giovanile, ho sempre detto, e anche loro mi hanno detto che non ci mettiamo la fascia perché comunque sei capitano senza fascia. Oggi mi hanno dato, e vuol dire che è per rinforzare questo punto di vista che hanno avuto su di me. Per me non è una roba del capitano, è appena che mettiamo la maglia del Milan, la maglia del club, quando arriviamo a Milanello, quando siamo qua per lavorare, dare il massimo per i bambini, per anche i nonni che sono a casa, che supportano il Milan anche quando non sono nato. Sai, a volte i tifosi, la gente, pensano che i giocatori fanno le cose così. No, a volte hanno giornata difficile. È vero che possiamo dire, ma siamo pagati per fare questo qua, ma ognuno ha le sue cose in testa. Quindi non sono delle scuse, ma un giocatore può arrivare alla partita che nessuno lo sa, che ha perso il suo papà la giornata prima, lui è qua. E io penso che dentro questa squadra ognuno dà il massimo. Anche se i risultati a volte non vanno come lo volevamo, come lo sapete bene, Roma non si è fatto in giorno. Devi sempre avere pazienza, credere nel lavoro, avere la disciplina e alla fine vedrai che la pazienza paga sempre. Prima di tutto un gesto di rispetto. La gente sono qua a lavorare con noi, apri la porta, c'è il zaino, puliscono il spogliatoio, tutto questo, fanno la sicurezza. Non posso passare senza salutare. Quindi a volte senza dire buonasera, buongiorno, faccio l'occhiolino, faccio così per fare vedere questa attenzione a loro. Sono delle piccole cose che presto attenzione perché voglio che tutti siano trattati della stessa maniera. È l'educazione che ho avuto. Mia mamma voleva sempre che pulisco le mie cose, che metto ordine. Non piaceva a lei quando stavo tornando del calcio con le ciabatte sporche di terra, lasciare dentro lo zaino. Sai come siamo quando siamo piccoli, facciamo delle cose così e lei non ama, quindi ho cresciuto così. Quando qualcosa è sporca devo pulire, quando qualcosa è in casino devo rimettere a posto. Se non sono in fretta faccio tutto io, guanti, scarpe, e poi quando devo andare un po' più veloce c'è magazzinieri che sono qua che aiuta molto, che stanno facendo un lavoro incredibile. Ho preso alcuni magazzinieri, ho imparato come faccio e quindi quando sono in fretta chiedo se si possono fare e mi dicono sempre di sì e questo è un piacere. Praticamente lui dice che il guanto è pulito
quando l'acqua non scende più marrone. Oggi ho 30 anni, nessuno ha fatto 30 anni così. Se non cade non puoi andare più avanti, perché una volta che sei caduto hai visto come fa male ad essere giù, come fa male le pietre giù, vuoi sempre andare su e poi cadi ma meno e poi vai ancora su. Mike! Ma ce l'hai facile, tenga lì! Mike! Sono molto esigente verso di me. No, Mike, no! Lo so anche verso gli altri, ma a volte troppo. Forte! Andiamo forte sull'uomo! E questo qua lo devo capire e poi mi metto la pazienza, la tranquillità di capire che non siamo fatti tutti della stessa maniera. È troppo facile se guardi solo la tua strada. No, tu devi capire anche la maniera di pensare degli altri. Questa! Oh, finisce Lorenzo! Non è che il piede sinistra? All'inizio, sì? Non appoggi. No, vado solo di destra. Ah? Vado solo col destro. Beh no. Devo fare... Destro, sinistro. Op, sinistro. Ah, ok. Ho il mister che per gestione di spogliatoio umano, come anche l'atteggiamento sul campo è un top. Sai, quando c'è cambio è sempre diverso. Ti dico la verità, sono arrivato con una voglia di rivincita sull'anno precedente. È solo quello che ho pensato e che sto pensando ancora adesso. Forte questa! Dai, tira la palla, duro! Forte la mani! Ciao! Questa allora! Ciao! Ho fatto il cuore lì dietro! Ho fatto il cuore così! Servirà a qualcosa il cuore. Ti dico, a volte puoi arrivare un domenica o un sabato in una partita dove sei un po' addormentato, ma basta sentire lo stadio, tutto cambia nella tua testa e poi vai. Basta di ascoltare il mister parlare, non puoi più dormire. Sai, è tutta una roba di adrenalina. Già il mister ci carica. Tu sei caricato da te da solo, con tua musica. Arrivi, vedi tifosi o tifosi avversari che ti fischiano. Hai lavorato tutta la settimana. Adesso, posizione! Hai lavorato tutta la tua vita per essere qua. Hai le scarpe, hai la maglia, hai tutto. Ansietà no, più adrenalina di dammi la palla, vado. Vedo tutto. Per me il portiere è l'allenatore del campo. Se hai questa lettura, visione, sei un allenatore sul campo, quindi puoi aiutare molto le tue compagni perché hai tempo di vedere dove arrivano azioni, giocatori. A volte il gioco va veloce. Non puoi arrivare e dire oggi sono portiere, oggi mi fermo e paro. E ogni giorno deve crescere una cosa. La sua palla ha calciato forte. Non tirava molto bene lui, Se non fai il movimento e parti solo diretto, forse trovi meglio il tempo per quel rigore lì, Cioè con Dybala dovevi far diverso, ma con lui se fai solo tu come hai fatto con Dybala all'andata, dove lo trovi meglio. Per spingere, per andare là, devi portare il piede destro. Devi portare il baricentro fuori. Quando non hai tempo che fai? Metti il piede destro dentro, così il baricentro esce prima.
allora da lì puoi spingere. L'obiettivo deve essere magari di far questo. Quindi portare fuori il baricentro insieme al piede d'appoggio. C'è tanti dettagli che nessuno vede. Posizionamento delle mani, delle dita, il ginocchio, piede, come spingere, c'è tante cose, leggere il gioco. Porciere non è solo mettere i guanti, andare in porta e fare porciere. Anche quando si para una palla, c'è una tecnica di parata. Sei l'ultimo uomo da passare prima che la palla entra. Devono passare 10 giocatori, ma poi quando arrivano a te non ti vuoi sentire eroe, ma vuoi fare parte del lavoro della squadra. La squadra lavora, ma anche tu vuoi dare una mano, quindi non lasciare il gol. Quando sei piccolo non vivi il calcio come lo viviamo adesso, perché quando sei piccolo devi prendere piacere, giocare con i tuoi amici. Oggi c'è obbligo di risultato. Quindi se oggi vai sul campo e non hai fiducia ai tuoi compagni, c'è un problema già prima di iniziare la partita. Il primo anno quando sono arrivato ho salutato Zlatan dentro lo spogliatoio e mi ha detto benvenuto, vedrai che qua siamo in famiglia. E questo qua l'ho sempre vissuto. Milan vuol dire tante cose oggi. È Dio che mi ha messo qua perché mi poteva tenere a Parigi e sono sicuro che se sono qua è perché ha programmato il mio percorso così, con tutto quello che ho vissuto nella mia vita. Quello che cerchi lo trovi. Nella vita non c'è casualità. No, mi sento felice. La vita mi ha dato tanto, Dio mi ha dato tanto, sono felice. Ho una grande famiglia, la gente mi ama. È vero che abbiamo parlato un po' di tante cose negative, ma no, c'è il positivo. Il positivo è che oggi sono un uomo, sono un padre, sono un figlio, sono un amico, un fratello, sono un compagno di squadra, sono un giocatore di calcio. Tanti hanno il sogno di fare il calcio. Accetto il mio status. Lo sappiamo che il calcio, un calciatore è tonto, ma con calma, no? Con calma, perché quando si vince è troppo facile, sai, c'è sempre il sole, sei più forte, sei più bello, hai tutto, vai in città, ti regalo la pizza, ti fanno tutto. E quando c'è la pioggia, il buio, le tempeste, è di là che vediamo se sei veramente forte o no. Il Milan è dove mi sono fatto vedere al mondo. Sapevo che quando venivo qua, venivo in un grande club straordinario. Devi venire al Milan per capire cosa è l'AC Milan, perché l'AC Milan è incredibile. Ogni trasferta c'è tutti i tifosi. Quando giochiamo si vede la grandezza del Milan. Sarò milanista a vita. Sai, a volte c'è la vita e c'è la parte di showbiz. A volte tu devi fare il showbiz un po', no? La linea, la base è avere umiltà, ma se non mettiamo un po' di fuoco, non c'è questo anima, non c'è tutto questo qua dentro. Magari ci fa strano, ma a me mi piace i giocatori che arrivano e dicono io sono il più forte. Nessuno è più forte di me, sono il numero uno. A me mi piace. Possiamo pensare che non è umile, ma quando vai a parlare con questo calciatore da fuori,
è un'altra persona. Perché l'hai fatto è il showbiz. E poi a volte questi tipi di frasi ci carica. Io mi carico tanto su questi tipi di frasi, ma con la sapevolezza che sono umano e che posso cadere.